questi sono gli ingredienti per preparare il ragù per le mie lasagne. Finalmente la ricetta delle lasagne. Allora vediamoli nel dettaglio. Questa è carne trita, deve essere più o meno tra i 900 grammi e il chilo per una bella porzione di ragù. Poi ecco 2 carote, una cipolla rossa di tropea e qualche gambo di sedano già tagliato. Poi ecco 2 bottiglie di salsa di pomodoro mutti, la passata da 700 grammi l'una per un totale di 1,4 kg e poi del vino bianco per sfumare il ragù. Questo è semplice, della Conad, tanto poi non si sente. Quindi ecco gli ingredienti per il nostro ragù, che sarà il protagonista delle nostre lasagne. Adesso vado a prendere un tagliere e inizio a pelare le carote. Io lo faccio con il pelapatate e mi trovo splendidamente. Quindi ecco qua, pelo le carote, pelo cercando di farlo in modo molto accurato. Ecco qua. E poi appunto taglio le estremità delle carote, le taglio a tocchettini in modo che siano pronte per essere messe nel mixer. Faccio la stessa cosa con la seconda carota e taglio anch'essa a rondelle piuttosto grezze, tanto poi andranno tritate. Taglio la mia cipolla eliminando le 2 estremità, la spelo e poi la taglio anch'essa in pezzi piuttosto grossolani, in questo modo. Ecco qui, a questo punto metto tutte le mie verdure all'interno del mixer. Io utilizzo il Triple-Aid di Kenwood, che è il mio tritatutto per eccellenza. Quindi una volta inserite le verdure all'interno mi preparo a tritarle. Eccole qui, eccole qui. E le trito facendo dei piccoli step in modo da non avere un frullato, ma questi pezzettini, come vedete, piuttosto piccolini. Accendo il gas, fiamma media, e aggiungo un filo d'olio all'interno della mia pentola antiaderente. Io scelgo questo tegame
A questo punto la lascio rosolare per bene e quando è ben rosolata sfumo la carne con un goccio di vino e aggiungo un pizzico di sale. Ecco qui ovviamente va un po' a piacere a seconda di quanto gradite il ragù più o meno saporito. Qui purtroppo ho tagliato la parte in cui sfumo con il vino, ma vi giuro che l'ho fatto. A questo punto aggiungo le 2 bottiglie di passata Mutti. Eccola qua. Questa passata è veramente ottima, senza alcun retrogusto acido, è bella dolce e saporita. La adoro ed è la mia must have per il ragù. Ovviamente vi consiglio di aggiungere un goccino d'acqua nelle bottiglie per far sì che non si sprechi nemmeno un goccino di pomodoro. A questo punto mescolo bene per fare in modo che la salsa si misceli completamente alla carne e alle verdure. E già il profumino è veramente eccezionale. Ecco qui, come vedete non ho messo molto condimento finora. Metto il coperchio e lascio cuocere il ragù per almeno 3 ore. Infatti il ragù più cuoce e meglio è, soprattutto se è in una quantità piuttosto grande come quella che sto facendo io. Passate le 3 ore, ovviamente mescolate ogni tanto, non lasciatelo andare 3 ore senza mai guardarlo. Il ragù si presenta in questo modo, quindi il pomodoro si è ristretto notevolmente e come vedete la carne ha rilasciato il suo grassino, rendendolo davvero molto gustoso e adattissimo per le lasagne, perché questo sughetto è davvero sfizioso. Adesso passiamo alla seconda parte, la preparazione della pasta con questi soli 2 ingredienti: 200 g di farina tipo 0 e 2 uova che io ho scelto biologiche. Volendo potete aggiungere anche del sale nella pasta, dipende quanto saporito avete fatto il ragù. Quindi vado a pesare 200 grammi di farina e la vado a mettere all'interno della mia planetaria, alla quale ho agganciato il gancio per impastare. Vado ad aggiungere le mie 2 uova che devono essere di grandezza media e nel caso sia necessario appunto aggiungo il sale, quantità a piacere, perché io non vado poi a bollire la sfoglia, quindi se volete una pasta salata aggiungete il sale in questo step, oppure andate a bollire le vostre lasagne in acqua salata. Come vedete la pasta si è creata e nonostante sembri una pallina piccola in realtà è più che sufficiente per fare molte sfoglie di pasta. Ne prelevo una piccola quantità e mi preparo a infarinarla per andare poi a tirarla con il mio tirapasta di Kenwood che aggancio direttamente nell'impastatrice.
la sfogliatrice, perché appunto non si può passare da un numero molto basso a un numero molto alto, altrimenti si rischia di bucare la pasta. Ma ora passiamo alla besciamella. Qui abbiamo gli ingredienti e sono 500 ml di latte intero, qua abbiamo 50 grammi di farina, la noce moscata, quanto basta, insomma, a seconda del vostro gusto, il burro, 50 grammi di burro, questo è il parmareggio, e appunto come vi dicevo 500 ml di latte fresco intero. Io ho preso questo di Esselunga. Andiamo quindi a preparare la nostra besciamella. In un pentolino antiaderente andiamo a mettere i nostri 50 grammi di burro e facciamo sciogliere il burro lentamente, andando poi ad aggiungere 50 grammi di farina. Mescoliamo bene 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 con la nostra frusta, non di acciaio ma di silicone, per non rovinare l'antiaderenza. E una volta fatta rosolare un po' questa prima pastella, andiamo ad aggiungere i nostri 500 ml di latte fresco intero. Con latte intero sicuramente la resa è ottimale. Se volete una besciamella più leggera potete usare anche il parzialmente scremato, e poi andate con molta pazienza a utilizzare la frusta fino all'addensarsi della salsa. Io nelle lasagne preferisco una densità non troppo elevata, quindi una besciamella semiliquida. Ed eccoci pronti a creare le nostre lasagne. Come vedete ho diviso le sfoglie già nella giusta pezzatura e le ho separate da degli scottex che poi ovviamente riutilizzerò. Faccio un primo strato di ragù e poi vado a mettere le mie lasagne. Il primo strato di ragù serve per poi andare a prendere più agevolmente il blocco di lasagne nel momento in cui devono essere servite. A questo punto facciamo il primo strato con uno strato di ragù, uno strato di besciamella che come vedete è semi liquida, e questo permetterà alla pasta di cuocersi molto bene solo col calore, e poi uno strato di parmigiano. Come vedete il condimento è super saporito. Poi un altro strato di lasagne. Ovviamente essendo pasta fresca fatta in casa non hanno tutte una forma perfettamente rettangolare come quelle industriali, ma con un po' di ingegno si riesce a fare tutto, come vedete. E poi proseguo sempre col mio strato di ragù. Guardate com'è bello, con lo strato di besciamella. Ovviamente anche nella besciamella ho aggiunto un pizzico di sale. Ovviamente il sale dipende sempre dal vostro gusto, io non mangio particolarmente salato. E poi appunto lo strato di parmigiano. Si prosegue con un altro strato di lasagne. Questo pezzo ve l'ho lasciato perché l'ho trovato piuttosto rilassante nel momento in cui sono andata a montare il video, quindi mi piace l'idea di lasciarvi tutta la preparazione. Vado
tradizione. Quindi proseguo con il ragù, con la besciamella, della quale ho messo uno strato generoso, e poi proseguo con altri 3 strati, e infine questo è l'ultimissimo. Quindi, se non erro, se non ho fatto male i conti, ho fatto un totale di 7 strati più la copertura, e sono arrivata proprio in cima, come vedete, al mio contenitore di alluminio. Perdonatemi tantissimo per i rumori esterni. Qui vado a infornare le mie lasagne. Ho preriscaldato il forno a 180 gradi e qui metto un tempo di 15 minuti. In realtà queste lasagne sono state anche 25. Ecco il risultato finale. Come vedete, una volta cotte le lasagne diventano super crispy in superficie, perché il grana fa una piccola crosticina deliziosa. Sono davvero molto 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 buone e appetitose. E qui procediamo al taglio. Guardate come affonda la palettina in questi 7 strati di goduria. Ecco qui le nostre lasagne completamente fatte in casa. Come vedete risultano morbide ma non spatascione. E questo è il risultato finale. Io spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto